Hai sentito parlare di crisi economica e debito pubblico, banche centrali e agenzie di rating, ma ancora non hai capito cosa tutto ciò abbia a che fare con la vita di tutti i giorni? Bene, guarda questo video fino alla fine perché, come dico sempre, l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata agli economisti. Buongiorno ragazzi e bentornati a Niconomics, il canale YouTube dell'economia. Iniziamo oggi una nuova serie di video con cui andremo ad esplorare la macroeconomia, quella branca delle scienze economiche che studia tra le altre cose la crescita economica e l'emissione di moneta, l'andamento dei prezzi e il tasso di disoccupazione. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati. Inoltre vi invito a visitare le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Bene, non ci resta che iniziare. Iniziamo il nostro viaggio nella macroeconomia guardando al funzionamento del mercato dei beni e servizi. Le imprese producono e vendono sul mercato beni e servizi attraverso processi produttivi più o meno complessi studiati dalla microeconomia e dall'economia industriale. Il valore complessivo di tutti i beni e servizi offerti sul mercato può essere matematicamente descritto dalla funzione di offerta aggregata, di cui parleremo in un prossimo video. I beni e servizi offerti sul mercato vengono acquistati dai consumatori, da altre imprese per l'avvio di nuovi processi produttivi, dal governo nazionale per l'erogazione di servizi pubblici e la costruzione di infrastrutture e da soggetti esteri, siano essi consumatori, imprese o governi. Il valore di tutti i beni e servizi richiesti da questi soggetti può essere matematicamente descritto dalla funzione di domanda aggregata, la quale altro non è che la somma di consumi, investimenti, spesa pubblica ed esportazioni nette. Per il momento consideriamo un'economia chiusa, ossia un'economia che non intrattiene scambi commerciali con l'estero, e ci concentriamo sulle altre componenti della domanda aggregata, cioè consumi, investimenti e spesa pubblica. In economia, quando si parla di consumi, ci si riferisce al valore dei beni e servizi acquistati dai consumatori. Le persone acquistano cibo e vestiti per il proprio sostentamento, mezzi di trasporto per recarsi al luogo di lavoro o viaggiare, oggetti di design, beni di lusso, vacanze al mare e così via. I consumi possono essere matematicamente descritti dalla funzione dei consumi, dove il parametro C0 indica il valore dei consumi quando il reddito disponibile è pari a 0. Infatti, con o senza reddito, le persone devono pure acquistare i beni necessari al loro sostentamento ed in mancanza di reddito possono farlo attingendo ai loro risparmi o chiedendo un prestito. Il parametro C1 invece viene chiamato propensione marginale al consumo ed indica la parte percentuale di reddito disponibile che le persone destinano al consumo. Questo parametro ha un valore compreso tra 0 e 1 perché le persone non possono spendere meno dello 0% o più del 100% del loro reddito disponibile. Nella funzione dei consumi abbiamo fatto riferimento al reddito disponibile, ossia al reddito percepito dai consumatori al netto delle imposte ed aumentato dei sussidi statali. In quasi tutti i paesi sviluppati le imposte sui redditi sono progressive e i sussidi vengono elargiti unicamente alle persone svantaggiate o il cui reddito sia ritenuto insufficiente a garantire una vita dignitosa. Ma come fare a riassumere tutta questa varietà di casi in un'unica formula matematica? Ciò che conta da un punto di vista macroeconomico non è tanto il trattamento fiscale del singolo individuo, ma come imposte e sussidi influiscono sul totale di redditi disponibili. Per questo motivo possiamo fare una media dei singoli casi e assumere che le imposte sui redditi siano proporzionali, così da riscrivere la funzione dei consumi come illustrato nella slide. In economia, quando si parla di investimenti, si intende il valore dei beni e servizi acquistati dalle imprese al fine di migliorare o aumentare la propria capacità produttiva. Ad esempio, per la costruzione di un altoforno, un'acciaieria deve acquistare tutta una serie di materiali ed assumere un'equipe di ingegneri ed operai specializzati. I beni e servizi così acquistati non vanno considerati come consumo, ma come investimenti, dal momento che l'altoforno è necessario alla nostra acciaieria
per aumentare la propria capacità produttiva. Gli investimenti possono essere matematicamente descritti dalla funzione degli investimenti, in cui il parametro D0 indica gli investimenti che devono essere fatti a prescindere dal livello generale di redditi e dal tasso di interesse. Riparare un tetto da cui cade la pioggia è un ottimo esempio di investimento che deve essere effettuato a prescindere dal livello di redditi e dal tasso di interesse. Il parametro D1 indica la sensibilità degli investimenti al livello generale di redditi, ossia di quanto aumentano gli investimenti a seguito di un aumento del livello generale dei redditi. Anche questo parametro ha un valore compreso tra 0 e 1, poiché le imprese non possono fare investimenti negativi o il cui valore sia superiore al livello generale di redditi. Infine, il parametro D2 indica la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse nominale, ossia di quanto aumentano gli investimenti a seguito di una riduzione del tasso di interesse, che altro non è che il costo del denaro preso a prestito. Minore è il costo del denaro, ossia il tasso di interesse, maggiore sarà la propensione ad investire e quindi il denaro chiesto a prestito. La terza componente della domanda aggregata è la spesa pubblica, che in questi video per semplicità assumiamo essere esogena, cioè stabilita a priori indipendentemente dal livello generale di redditi e dal tasso di interesse di mercato. Adesso andiamo a sostituire la funzione dei consumi e la funzione degli investimenti nella nostra funzione di domanda aggregata. Possiamo semplificare questa espressione condensando in un unico termine tutte le componenti della domanda aggregata che non dipendono dal livello generale di redditi e dal tasso di interesse nominale, cioè la spesa autonoma per consumi C0, la spesa autonoma per investimenti T0 e la spesa pubblica G. E chiamare questo nuovo termine spesa autonoma possiamo dunque riscrivere la nostra funzione di domanda aggregata come indicato nella slide. Come sappiamo, in equilibrio l'offerta aggregata deve essere sempre uguale alla domanda aggregata. Se condensiamo tutti i termini che dipendono dal livello generale di redditi, possiamo riscrivere la nostra equazione come indicato nella slide. Dunque la produzione di beni e servizi e dunque il livello generale di redditi dipende dalla spesa autonoma, dal tasso di interesse nominale e dal moltiplicatore dinamico, il quale ci dice di quanto varia la produzione di beni e servizi e quindi il livello generale di redditi a seguito di una variazione della spesa autonoma o del tasso di interesse nominale. Per comprendere meglio il significato delle formule che abbiamo appena visto, possiamo dare uno sguardo alla loro versione grafica. Consideriamo un piano cartesiano in cui abbiamo l'offerta sull'asse orizzontale e la domanda sull'asse verticale. Poiché in equilibrio domanda e offerta si equivalgono, la bisettrice del nostro piano cartesiano indica tutti i punti in cui il nostro mercato di beni e servizi è in equilibrio. Per disegnare la curva della domanda aggregata possiamo utilizzare la spesa autonoma come intercetta verticale e il moltiplicatore dinamico come coefficiente angolare, ossia come inclinazione della nostra retta della domanda aggregata. Il punto di equilibrio del nostro specifico mercato di beni e servizi sarà quindi il punto di intersezione tra la bisettrice del piano cartesiano e la nostra curva di domanda aggregata. Bene ragazzi, in questo video abbiamo trattato argomenti molto impegnativi e difficili da assimilare. Fatemi sapere con i vostri commenti se c'è qualche aspetto poco chiaro e che vorreste fosse meglio approfondito e se avete suggerimenti per rendere la spiegazione più accessibile. In descrizione vi lascio un link da cui potrete scaricare la versione PDF di quanto visto nel video di oggi. Dal prossimo video inizieremo a vedere quanto visto oggi da un punto di vista differente e inizieremo ad affacciarci al bilancio pubblico. Prima di concludere vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati. Inoltre vi invito a visitare le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Vi lascio ricordandovi che l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata agli economisti ed è per questo che ne parliamo noi qui a Niconomics.